Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami gemelli, tendenze energetiche affettive per la prima metà di novembre 2023. Abbiamo la carta del matto, amici dei gemelli. Quando c'è il matto si parla di una fiducia ritrovata, di una nuova avventura, di qualche cosa che, insomma, vi fa, come vi posso dire, è un impulso, è una forte propensione verso la vita, verso il nuovo. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre io vi ricordo che le letture sono generiche, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi, la vedete anche scritta qui e la trovate anche nelle informazioni del canale. Le letture sui single usciranno prossimamente, le potete poi integrare con questa lettura e vi ricordo comunque che questa è una lettura generale sull'affettività. Può riguardare una storia romantica piuttosto che una relazione di amicizia o familiare. Allora ragazzi, partiamo con un 8 di coppe, un cavaliere di coppe, un 3 di coppe, un 9 di coppe. Avete solo delle coppe. Vediamo un po'. Ecco, un fante di coppe, 8 di spade e fante di bastoni. Abbiamo cambiato un po' tema verso fine lettura. Allora, partiamo da questo 8 di coppe. Può far riferimento ad un viaggio di tipo fisico, ad uno spostamento, o può essere un viaggio di tipo interno. C'è come uno scavare, un andare a fondo, un movimento verso qualcosa di più profondo. Abbiamo anche un cavaliere di coppe, potrebbe rappresentare una persona nuova, se non avete nessuno, o potrebbe comunque rappresentare la vostra persona di interesse. Normalmente quando è un cavaliere di coppe si parla di qualcuno che ha un sentimento, diciamo, di un certo spessore. Però ho come la sensazione che c'è voglia di arrivare a un risultato, di arrivare, perché qui si passa dall'8 di coppe al 9 di coppe, c'è voglia di trovare quella coppa mancante, quella che proprio ci offre il cavaliere. Andiamo a vedere carta per carta, andiamo a vedere l'8 di coppe. Abbiamo un'imperatrice e un asso di coppe. Può essere un nuovo progetto, una nuova strada, un nuovo amore, ragazzi, con un asso di coppe. Ho considerato che abbiamo anche l'imperatrice, per qualcuno può avere a che fare con la maternità o dei figli. Tenete presente che anche il matto qui parla di figli, ok? Per qualcuno magari si tratta di fare quell'offerta per arrivare al passo successivo della relazione, quindi per creare una famiglia. È come se qualcuno sentisse magari anche proprio il vuoto in questo senso, magari c'è il desiderio di appunto di avere un figlio e si sente quel tipo di vuoto, da lì nasce questa esigenza di arrivare al passo successivo. Andiamo a vedere il cavaliere di coppe. Se non è un figlio, è un progetto, è un qualche cosa in comune, ok? Andiamo a vedere il cavaliere. Abbiamo un 5 di spade e un 2 di bastoni. Ho come l'idea che da un lato si voglia qualche cosa di nuovo, ma dall'altro si è combattuti perché in un certo senso si è attaccati al tipo di situazione, al tipo di zona di comfort che si sta vivendo.
O può anche essere che inerente al modo in cui vi viene fatta l'offerta o magari proprio all'offerta in sé, c'è qualcosa che non torna, c'è qualcosa che vi lascia indecisi. Andiamo a vedere il 3 di coppe. Fante di bastoni e 2 di pentacoli. Allora, questa confusione mentale potrebbe essere data dal fatto che da un lato c'è la possibilità di qualche cosa di più concreto, di qualche cosa che cresca con una persona, dall'altro c'è come la voglia di continuare, diciamo ad essere bambini, ad essere leggeri, ad avventurarsi nella vita proprio, o semplicemente ad avere avventure. È come se ci fosse voglia di divertirsi ancora, più che di costruire qualche cosa di serio, di stabile con una persona nello specifico. Andiamo a vedere il 9 di coppe. Giudizio. E Papa. Qualcuno qui, con questo Papa, sente come una necessità, un bisogno di... Guardate, da un lato ho la sensazione che vogliate divertirvi. Dall'altro lato ho la sensazione che proprio vi spaventi legarvi. Quindi sono due motivazioni, il risultato è lo stesso, però sono due motivazioni diverse. E anche qui il giudizio, avere il matto qui, ho come la sensazione che qualcuno non abbia voglia di crescere. Cioè, probabilmente sarà un periodo dove non avrete voglia di tanti problemi, ci saranno, perché non nego che no, però è proprio una fase dove, secondo me, vorreste solo essere lasciati tranquilli, dove non avete voglia neanche di prendervi certe responsabilità, mi viene da dire. Sì, e ci sono un po' queste due parti. Da un lato si vorrebbe andare oltre e dall'altro lato invece si sta bene lì dove si è, non si... Perché il Papa parla sempre di compromessi, di accordi, di contratti anche firmati e di tutto quello che viene riconosciuto agli occhi della società, al pubblico, da una comunità. Ed è come il non volersi risvegliare, il non voler... Si sta bene nella zona di comfort dove si è. Andiamo a vedere il fante di coppe. Un altro fante di coppe. E un re di spade. È come se ci fosse confusione mentale inerente all'offerta che vi fanno o inerente come si pone questa persona se per esempio fosse una persona nuova. Cioè sento che si parte da un punto di... Mi viene da dire di bisogno, bisogno di colmare quel vuoto che sentite dentro, può essere il vuoto di un amore, il vuoto di una maternità, ok? C'è comunque una proposta in questo senso da parte di qualcuno, però è come se foste combattuti tra il provare qualche cosa di nuovo o rimanere lì nella zona di comfort, perché c'è un forte attaccamento a quello che è la voglia di stare leggeri, la voglia di giocare, la voglia di divertirsi, la voglia di dedicarsi a sé. E qui è come se, allora, col re di spade ho l'idea che dobbiate mettere delle regole con questa persona, perché ci sono due fanti di coppe e ho come l'idea che questa persona un po' faccia l'offerta e un po' nasconda la mano, un po' vi dica sì e un po' ritratti.
Se fosse una questione familiare potrebbe essere una questione tra fratelli, eh? Andiamo a vedere l'otto di spade. Allora, è spiegato da un 9 di spade della regina di bastoni. Qui abbiamo anche un fante di bastoni. Perché ho la sensazione che qualcuno non si senta abbastanza sexy? Fatemelo sapere nei commenti, questo è un messaggio spot così. Dunque, l'otto di spade è una carta di autosabotaggio, quindi fate attenzione al modo di pensare che avete e al modo di interpretare le cose, il modo di confrontarvi che avete con l'altro. Perché, ripeto, da un lato è come se all'altra persona arrivasse un segnale discrepante. Da un lato volete certe cose, dall'altro non siete disposti a cambiarne altre. Quindi qui è come ricascare nelle vecchie dinamiche e in effetti credo che molti se ne potrebbero rendere anche conto perché con il 9 di spade mi fa pensare che vi stiate preoccupando per cose che sono già successe nel passato. Quindi è un po' come, ok, sì, sono consapevole, però non so come uscire. Andiamo a vedere il fante di bastoni, 3 di spade, quindi da un lato vi dicono piangete, purgate il dolore, buttate fuori tutto quello che potete fondamentalmente, e fante di pentacoli. È un po' come se vi dicessero reimparate a conoscere prima voi stessi e poi l'altra persona. Prima voi stessi perché qui dovete capire da dove arriva questo vuoto, perché siete alla ricerca di cosa vi manca. Perché appunto da un lato sentite il vuoto, però dall'altro è come se aveste voglia di continuare a star leggeri, di continuare a divertirvi, continuare ad avere avventure che vi riempiono la vita, insomma. Andiamo a vedere un oracolo. Ragazzi, qui si tratta di, mi viene da dire, ridimensionare un pochettino. Ridimensionare nel senso di rimpicciolire i problemi, rimpicciolire le preoccupazioni, perché in questo momento con il giudizio in centro lettura non state vedendo chiaro, siete fermi nelle solite dinamiche di comportamento. Se volete vedere un cambio dovete effettuare voi un cambio. Andiamo a vedere un oracolo. Diciamo che comunque la carta del matto è una carta positiva, parla di spinta, di fiducia, appunto come vi dicevo, di nuove avventure. Se per esempio però voi siete in una relazione a due, e ci siete solo voi due, qui si tratta proprio del ho ancora voglia di divertirmi piuttosto che però mi manca una famiglia, mi manca un figlio, mi manca un progetto comune di coppia. Però la voglia di avventure può essere fare dei viaggi piuttosto che fare esperienze nuove con il o la partner. E poi tra l'altro il fante di bastoni ce l'avete due volte. C'è bisogno come di mm, nutrire il vostro entusiasmo, mi viene da dire. Carta numero 1, che qui parla di famiglia, ragazzi. Sopravvivenza. Ecco, esatto, è un po' come se in questa fase, quindi diciamo nella seconda settimana di novembre, foste in modalità sopravvivenza. Ho come questa sensazione. Sta di fatto che anche qui parla di avi, quindi può esserci la necessità di lasciarsi indietro qualche questione legata al passato, per qualcuno appunto può essere legata alla madre, a una maternità, a un progetto che magari si aveva per andare verso qualche cosa di migliore, di più prospero. Il punto è, chiedetevi quanto vi sentite in grado di prendere le responsabilità per questa nuova vita che volete e quanto invece avete voglia di stare ancora, diciamo, senza pensieri.
ok? Qui il consiglio è di fare dei programmi, dare o darvi delle regole e poi appunto sminuite quelli che potrebbero essere i problemi che crea la mente, ok? Amici dei gemelli, spero che la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere nei commenti, potete mettere like, iscrivervi, condividere o abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!